Ehi, scopriamole alcune. La Declaratio è il Papa Emerito. Luglio 2025, Mark Voice. Domanda: Giovanni Paolo II ha fatto il numero 76 per dare all'antipapa il potere di distruggere la Chiesa? Numero 76. L'elezione è perciò stesso nulla e invalida. Essa non conferisce alcun diritto alla persona eletta. Applicato a Bergoglio, parola per parola, abbiamo che Bergoglio non ha ricevuto dall'elezione alcun diritto, per cui la sua accettazione dell'elezione e il suo esercizio del papato, prima sede, canone 1404, li ha effettuati senza alcun diritto. Da questo si ricava che dopo la morte di Bergoglio, la sua accettazione dell'elezione e il suo esercizio del papato, effettuati senza alcun diritto, soprattutto le nomine episcopali e cardinalizie, sono soggetti al giudizio di chi questo diritto lo possiede legittimamente, il Papa legittimo. Per esempio, Leone XIV. Ora, i soliti antivaticani e antipapali, ai quali recentemente si è aggiunto anche Fra Alexis Bugnolo, affermano che questa sarebbe una trovata, sarebbe un espediente, sarebbe una pensata per salvare la Chiesa a tutti i costi. Benissimo. Allora prendiamo sul serio l'interpretazione antivaticana e antipapale di Cionci, Cornet, Farè, Bugnolo. Usare il numero 76 per dire che tutte le nomine episcopali e cardinalizie che Bergoglio ha effettuato senza alcun diritto, invece, sarebbero nulle invalide come la sua elezione, è letteralmente da pazzi, perché significa affermare che Giovanni Paolo II, col numero 76, avrebbe dato il potere all'antipapa di distruggere la Chiesa cattolica. Come? Non ho capito. Se Giovanni Paolo II avesse veramente inteso scrivere gli atti della persona eletta sono anch'essi nulli e invalidi, allora i nuovi cardinali sarebbero nulli e invalidi. Perciò Giovanni Paolo II avrebbe detto che dalla morte del primo antipapa i conclavi successivi sarebbero stati automaticamente tutti nulli e invalidi. Perciò fine del papato senza possibilità di recupero. Sì, dalla logica e dal diritto non si scappa. Questo significa al principio che Giovanni Paolo II e Paolo VI prima di lui sarebbe stato più antipapa dell'antipapa, perché avrebbe scritto il numero 76 proprio per permettere alle porte degli inferi di prevalere sulla Chiesa. Insomma, questa storia dei 108 cardinali nulli e invalidi è chiaramente un suggerimento del demonio, che a molti piace, preti compresi, insieme al suggerimento delle messe parrocchiali illecite, insieme al suggerimento che Leone XIV sarebbe un antipapa fino a quando dimostrerà pubblicamente di essere papa. Tutti suggerimenti del demonio. Controdimostrazione. Dato che Giovanni Paolo II invece era un santo,
Se questo fosse stato effettivamente il suo pensiero sul papato, allora avrebbe scritto chiaramente: se l'elezione avvenisse altrimenti da come è prescritto nella presente Costituzione, allora il papato cesserebbe per sempre. No? Cioè, se l'elezione di un antipapa avesse avuto veramente il potere di distruggere la Chiesa, Giovanni Paolo II l'avrebbe denunciato chiaramente in modo da responsabilizzare i cardinali. Invece Giovanni Paolo II e Paolo VI prima di lui, prima ha scritto che l'elezione è nulla e invalida. Poi ha scritto che la persona eletta dall'elezione nulla e invalida non riceve alcun diritto. Questa differenza serve proprio alla Chiesa per superare il periodo dell'antipapato. Un antipapa o anche una serie di antipapi. Secondo i famosi antipapali, questo non è possibile. Invece è possibile, perché i cardinali sono della Chiesa, non sono di chi li ha nominati. Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Bergoglio. Sono i cardinali di Santa Romana Chiesa. Per cui ad ogni conclave la Chiesa riparte dalla responsabilità individuale di ciascun cardinale verso la Chiesa e verso Dio. La Chiesa riparte da zero. Perciò il primo Papa legittimo può fare piazza pulita anche di 7 antipapi precedenti, perché i cardinali dei 7 antipapi non sono nulli e invalidi, ma sono stati nominati senza alcun diritto. Per cui questo diritto lo ricevono immediatamente dalla Chiesa, perché sono cardinali della Chiesa, e poi alla fine lo riceveranno in maniera definitiva dal Papa legittimo. O è così, o è la fine della Chiesa, causata da Giovanni Paolo II. Non si scappa. Lasciate perdere la storia degli antivaticani, che Leone XIV sarebbe un altro antipapa, a meno che non abbiano votato solo 25 cardinali, perché quello sì che sarebbe stato un conclave nullo e invalido. Io vi dico, lasciateli perdere e preparatevi invece per il grande futuro nero che è davanti a noi, altro che Bergoglio. La corona del re sarà rubata e in ogni luogo ci sarà grande confusione. Anche dai seguaci di Cionci Cornet Farè si comprende che la gente capisce solo quello che le piace ascoltare. Io so benissimo che quelli che parlano in difesa della Chiesa e del cattolicesimo, preti e laici, in realtà non sono tutti dei fedeli e dei cristiani, ma che molti sono proprio l'opposto. Infatti, se Giovanni Paolo II ha scritto che la persona eletta non ha ricevuto dall'elezione alcun diritto, che tipo di persone sono quelle che invece traducono sinceramente che le nomine cardinalizie della persona eletta sarebbero invece nulle e invalide e che perciò la Chiesa è destinata a cessare di esistere? E le messe illecite, e Leone XIV, che non si può dire che è Papa fino a quando non lo dimostra pubblicamente. Che tipo di persone sono? Ora
È normale che avvenga questa rivelazione dei cuori. L'antipapato di Bergoglio è stato solo un episodio isolato ed è servito per una prima separazione della zizzania dal grano, dei nemici della Chiesa dagli obbedienti alla Chiesa. Gli obbedienti alla Chiesa sanno benissimo che la corona del re sarà rubata e in ogni luogo ci sarà grande confusione. Bergoglio è stato solo un episodio isolato. Con Bergoglio, tutti quei cristiani che sono andati dietro a Minutella, a Cionci, a Cornet, a Farè, a Brogi, hanno dimostrato che in realtà erano degli scismatici e dei nemici della Chiesa. Loro pensano sinceramente che il numero 76 di Giovanni Paolo II permetta al primo antipapa di distruggere la Chiesa cattolica. È un ragionamento sincero di persone che sanno solo che loro hanno sempre ragione, che la Chiesa avrebbe torto, per cui se la Chiesa vuol fare la cosa giusta dovrebbe fare come dicono loro. Ma i cristiani conoscono il futuro. Il 21 aprile 2025 è morto Bergoglio. 5 giorni dopo, il 26 aprile, i cristiani sanno che il suo antipapato è stato solo un episodio isolato, un allenamento, perché l'evento che darà l'inizio alla fine è la corona del re sarà rubata e in ogni luogo ci sarà grande confusione. Cercate e troverete. Intanto, capita la profezia? Non si riferisce al furto della corona già avvenuto precedentemente con Bergoglio, ma a partire dal 26 aprile 2025 si riferisce ad un evento successivo, futuro, sarà rubata. Questo nuovo furto sarà quello per cui in ogni luogo ci sarà grande confusione in tutto il mondo. Chiaramente i nemici della Chiesa hanno già pensato che il ladro della corona è Leone XIV. Cosa volete che pensino? Loro ascoltano il demonio. Ma anche la profezia è stata data proprio prima dell'elezione di Leone XIV per proseguire la separazione della zizzania dal grano. È solo l'inizio, è l'inizio del giudizio sulle 7 chiese dell'Apocalisse. Ora guardate la prima pagina del sito della Santa Sede. Per il numero 76 Bergoglio è già un antipapa nell'aldilà e solo per alcuni è un antipapa di fatto sulla terra. Ma sulla terra Bergoglio rimarrà sommo pontefice secondo il diritto fino alla fine del mondo, senza una dichiarazione ufficiale contraria. Una cosa è nulla invalida di fatto, altra cosa è nulla invalida di diritto. Ci arriviamo. Nel numero 76 l'affermazione senza che intervenga alcuna dichiarazione è rivolta all'elezione. L'elezione è perciò stesso nulla invalida senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito. Perciò abbiamo che l'elezione è inesistente di fatto, senza che intervenga alcuna dichiarazione. Perciò l'elezione inesistente di fatto
non poteva conferire a Bergoglio il diritto di accettarla. Quindi, in ultima analisi, anche Bergoglio è stato un papa inesistente di fatto. Non solo per la questione del diritto, ma soprattutto perché la trasmissione del munus avviene attraverso una elezione legittima. Poi, mentre l'elezione ha già il pregiudizio di Giovanni Paolo II come nulla e invalida, per cui un papa legittimo non può far altro che dichiararla di diritto nulla e invalida, invece il papato è stato esercitato senza alcun diritto e quindi può essere giudicato e selezionato successivamente, quello che è buono da quello che non è buono. Questo è il numero 76. Domanda: se Papa Francesco è inesistente di fatto, come si spiega allora la prima pagina del sito della Santa Sede in cui è indicato come Sommo Pontefice? Si spiega con la successione prima di fatto, poi di diritto. L'elezione in un primo tempo è nulla e invalida solo di fatto, senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito. Ma l'elezione non è ancora nulla e invalida di diritto, secondo il diritto. Cioè, non è stata dichiarata nulla e invalida a tutti i fedeli da un'autorità vivente che esercita il diritto in nome della Chiesa, come Giovanni Paolo II quando ha scritto la Universi Dominici Gregis. Che, cioè, questa autorità vivente accerta le eventuali trasgressioni della Universi Dominici Gregis, la sede impedita, il papato emerito e altro, e alla fine pronuncia il decreto di annullamento e invalidazione dell'elezione, già prestabilito da Giovanni Paolo II. Insomma, serve la dichiarazione di un'autorità vivente. Non è sufficiente quella di Giovanni Paolo II nel numero 76. Per esempio, un'automobile è stata rubata di fatto al momento del furto da parte del ladro, senza bisogno di alcuna dichiarazione da parte del proprietario che forse si è accorto 2 giorni dopo o 1 mese dopo. Ma poi occorre che un'autorità dichiari ufficialmente a tutte le altre autorità che l'auto è stata effettivamente rubata. Altrimenti, secondo il diritto, risulta ancora sotto la custodia del legittimo proprietario. Cioè, l'autorità certifica ufficialmente il nuovo stato di diritto dell'automobile, da posseduta dal proprietario a posseduta da sconosciuti. Chiaramente il diritto dei ladri è un diritto illegittimo, senza alcun diritto. Prima di fatto, dopo di diritto. In modo simile, l'elezione è nulla e invalida di fatto, senza alcuna dichiarazione, solo per l'autorità del defunto Giovanni Paolo II. Perciò questa elezione sospetta è in attesa di una dichiarazione ufficiale da parte di un'autorità vivente, la quale
dopo aver accertato le trasgressioni della Universi Dominici Gregis, certificherà ufficialmente il nuovo stato di diritto dell'elezione. Da legittima ma sospetta di essere di fatto nulla e invalida a nulla e invalida secondo il diritto. Prima di fatto, poi di diritto. Insomma, per chiudere questo punto, l'elezione nulla e invalida di fatto senza alcuna dichiarazione e in attesa di una dichiarazione ufficiale secondo il diritto funziona esattamente come la scomunica late sententie. Scomunica senza sentenza. Scomunica di fatto. Insomma, è roba vecchia nel diritto della Chiesa. Per questo Giovanni Paolo II nel numero 76 non è stato lì a specificare tutti i passaggi. Nella Universi Dominici Gregis ci sono 6 scomuniche late sentenzie e anche un decreto di annullamento e invalidazione. Invece, nel numero 76, questo non è stato possibile. Per comprendere il numero 76 è utile confrontarlo con il resto della Universi Dominici Gregis, perché in questa Costituzione Giovanni Paolo II ha anche stabilito la scomunica late sentenzie per 4 specifiche trasgressioni della Universi Dominici Gregis. Successivamente, Benedetto XVI ha aggiunto altre 2 scomuniche. Allora, per quale motivo Giovanni Paolo II nel numero 76, che tratta anch'esso di trasgressioni, non ha stabilito la scomunica? Io lo so, ma qualche professionista forense ancora no. Vediamo velocemente le 4 scomuniche. Così nessuno può dire che non è vero. Numero 58. Coloro che prestano la loro opera di servizio, quindi non sono i cardinali, ma sono tutti gli altri coinvolti nel conclave, e che potrebbero comunque violare il segreto, dovranno assolutamente evitarlo, perché altrimenti incorrerebbero nella pena della scomunica late sentenzie, riservata alla sede apostolica, prima volta. Numero 78. Se nell'elezione del Romano Pontefice fosse perpetrato, che Dio ce ne scampi, il crimine della simonia, delibero e dichiaro che tutti coloro che se ne rendessero colpevoli incorreranno nella scomunica late sentenzie. Seconda volta. Numero 80. Allo scopo di escludere ogni intervento esterno nell'elezione del Sommo Pontefice, sotto pena di scomunica late sentenzie, proibisco a tutti e singoli cardinali elettori di ricevere, sotto qualunque pretesto, da qualsivoglia autorità civile, l'incarico di proporre il veto o la cosiddetta esclusiva. Terza volta. Il numero 81 è il più interessante, perché oltre alla scomunica late sentenze, Giovanni Paolo II ha aggiunto il decreto di annullamento e di invalidazione, che per un preciso motivo non ha potuto utilizzare nel numero 76. Motivo che io conosco, ma che e soprattutto i loro famosi avvocati ancora no. Continuo col prossimo video. Intanto non vi fate impressionare dai preti, dai giornalisti e dagli avvocati che parlano contro la Chiesa Cattolica, perché non avendo a cuore la Chiesa Cattolica
non possono comprendere il diritto canonico della Chiesa Cattolica. Sarà un diritto a difesa della Chiesa Cattolica. Non è che la Chiesa Cattolica si fa il diritto per autodistruggersi. Sono solo gente convinta di avere sempre ragione e di poter dire alla Chiesa quale sarebbe la cosa giusta che dovrebbe fare. Ossia, sono dei superbi dispersi nei pensieri del loro cuore. Stanno messi peggio di me. Ciao!